Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben. Queste sono le prime impressioni su Into the Radius 2. Vi ricordo che il gioco è uscito in accesso anticipato il 24 luglio. Non è completo, poiché è un accesso anticipato. Al momento costa 33-34 euro solo su Steam. Questa non è una recensione, ma le mie prime impressioni. È un sunto degli elementi più importanti, sia positivi che negativi, riscontrati durante la mia prima esperienza di gioco, che al momento si basa su circa 6 ore di gameplay. Disattivate l'adblock, riavviate il video con le pubblicità e guardatelo fino alla fine. Mollate gli ormeggi e issate le vele e salpiamo alla scoperta di Into the Radius 2, sequel e secondo capitolo del capolavoro di CM Games. Dopo un rapido tutorial alle basi del gioco mi sono ritrovato in una struttura completamente nuova, più moderna, più piccola ma meglio organizzata rispetto a quella precedente. Molte cose sono cambiate, ma quello che salta subito all'occhio è l'upgrade grafico con molti più dettagli, effetti, una maggiore pulizia e più fluido anche a dettagli alti, indice di un migliore lavoro di ottimizzazione che invece mancava nel primo capitolo. Dopo aver acquisito le basi su come accettare le varie missioni e familiarizzato un po' col nuovo equipaggiamento, mi sono lanciato subito nella zona contaminata. L'ingresso a quest'ultima è un po' diversa, infatti, se prima bastava seguire il filo di Arianna per uscire dalla nebbia, adesso dobbiamo dirigerci verso un fantasma che ci mostra una serie di luoghi raggiungibili man mano che completiamo nuove missioni. Al momento sono solo 7, ma con futuri upgrade ne verranno aggiunte altre, oltre a missioni aggiuntive. Stupefacente è anche l'armamentario, migliorato sia nei dettagli delle armi sia nella quantità e varietà di queste, oltre a numerosi accessori aggiunti e nuovi gibernaggi e corpetti, nonché zaini e nuovi oggetti curativi. Nell'armeria tutto, finalmente, è organizzato in modo chiaro. Le armi e munizioni sono suddivise per calibro e ogni rastrelliera mostra attachment e accessori che possono essere montati su quelle armi. Sono state aggiunte anche nuove anomalie, anche se, a essere sincero, io preferivo quelle di prima. Sono molto più coerenti con la loro origine, cioè creata da una catastrofe gravito-spazio-temporale che si mostravano al giocatore come campi di forza invisibili e come onde d'urto di esplosioni come fossero bloccate nel tempo. Sinceramente non capisco il senso di sedie che sparano frammenti di metallo a 360 gradi e campanellini d'argento che emettono onde sonore di tanto in tanto. Attualmente l'esperienza in singolo è arricchita da una modalità cooperativa a 2 giocatori in beta che verrà espansa fino a 4 giocatori con aggiornamenti futuri. Vi ricordo che si tratta di un accesso anticipato, e sono 2. Sappiate che al momento non c'è una storia e gli unici riferimenti narrativi sono legati a quegli elementi estetici e grafici che abbiamo conosciuto nel primo capitolo. L'enorme anomalia è sempre presente nel cielo, più grande e più minacciosa. Anche i nemici sono stati ridisegnati. Non avremo più a che fare solo con ombre nere, ma con nemici che sembrano fatti della stessa materia o energia dell'anomalia e che vengono richiamati a essa quando vengono eliminati. Ho trovate armi usurate nel Radius, però non mi pare ci sia al momento la possibilità di pulirle, ripararle oppure addirittura personalizzarle. La fame e il suo recupero sono cambiati, nel senso che per adesso non c'è. Quando si corre l'energia scende, ma basta camminare per recuperarla completamente e non c'è più bisogno di mangiare o dormire per recuperare interamente la barra dell'energia. Il sistema di armature al momento è limitato soltanto all'utilizzo di alcuni jacket e gibernaggi portacaricatori. C'è il solito ripristino del Tide, anche se al momento è presente una versione molto basilare. Presso la base troviamo un laboratorio, e questa è una novità per quanto riguarda i manufatti e la loro lavorazione. La modalità cooperativa offre comunicazioni radio stabili con radio perfettamente funzionanti e attenzione perché questa caratteristica rappresenta una sfida molto grossa per CM Games. Loro ci tengono molto a lavorare bene sulla cooperativa di questo gioco e infatti il miglioramento dell'affidabilità di questa modalità continuerà ovviamente fino al rilascio della versione completa del gioco e anche oltre. Parliamo per un attimo di un tasto dolente che ovviamente, parlando di un accesso anticipato, non poteva essere i problemi attualmente presenti in questo gioco. E attenzione, specifico in questa build, aprite bene le orecchie, che è la versione 0.9.4, quindi quando guardate questo video sicuramente ce ne sarà già un'altra e
alcuni oppure anche molti di questi problemi saranno già risolti. Il Tide, quando si resetta, a volte i nemici non vengono respawnati, mentre normalmente può capitare che mentre camminate respawnano nuovi nemici. Gli oggetti nelle fondine, avete visto nella diretta, a me è successo con il tablet, a volte si perdono durante il teletrasporto da una zona all'altra, praticamente rimangono incastrati nel punto esatto in cui avete fatto il teletrasporto, quindi dovete tornare indietro per recuperarli e sperare che nel teletrasporto non rimangano nuovamente bloccati. Quindi controllate continuamente il vostro equipaggiamento. Quando capita che finite sott'acqua non aprite il menu, perché l'effetto dell'audio ovattato, se aprite il menu si blocca e dovete riavviare il gioco per tornare all'audio normale. Quando tentate di afferrare le cartucce dalla scatola di munizioni, a volte capita che la mano si blocca per qualche secondo, come se perdete il tracciamento e quindi le mani non si muovono più, però è proprio questione di un secondo. Le fondine attaccate allo zaino a volte si spostano dopo che le avete riposte dietro le spalle. Ci sono alcuni problemi nel salire le scale a pioli, a volte quando afferrate un manufatto da un nido le mani cominciano a tremare all'impazzata, e poi sappiate che ci sono tutta una serie di problemi che altri giocatori stanno riscontrando nella modalità cooperativa, ma che ancora non ho potuto testare perché ancora non ho giocato in coop. Ragazzi, il gioco è ancora in fase di sviluppo. È stabile, è bello da giocare, è una beta, ma comunque è solida. Mancano ancora molti elementi, c'è ancora molto da mettere a posto, ma CM Games ha già fatto un ottimo lavoro e continueranno a farlo, proprio come hanno già fatto col primo capitolo, quindi sappiamo benissimo cosa sanno fare. Il prezzo in effetti forse è un po' altino, ma è un genere un po' particolare. E se vi piace, direi che sono soldi ben spesi, dai. È uno shooter che richiede una certa preparazione prima di uscire in missione. Non potete andarvene in giro correndo e sparando come un qualsiasi altro shooter, come ho fatto io nella diretta, e fra l'altro l'avete visto che fine si fa, e poi lamentarvi perché crepate ogni 2 minuti e il gioco fatto male. No, va giocato in un determinato modo. Va giocato lentamente, facendo attenzione a tutti i pericoli e anzi cercando di evitarli. Quindi se ve lo volete godere, programmate ogni vostro spostamento e imparate a rimanere in vita il più lungo possibile. Al momento è tutto quello che ho da dire su Into the Radius 2. Continuerò a giocarlo ovviamente e a testare i nuovi update che arriveranno nel breve futuro e vi terrò aggiornati su questo gioco. Ragazzi, molti di voi seguono, guardano i video, mettono un like, commentano, ma non sono iscritti. C'è solo un modo per rimanere aggiornati ed è iscriversi e attivare tutte le notifiche, per non perdersi neanche un nuovo video. Quindi fatelo, a voi non costa nulla, ma per il canale è molto importante. E se volete, potete lasciare qualche doblone nel forziere della baia utilizzando il tasto super grazie. Guardate sempre la descrizione dei miei video, dove trovate i link per acquistare Quest 3 su Amazon, il mio link referral Meta per ricevere 30 euro di credito all'attivazione del nuovo visore. Ci sono anche 2 link Telegram, uno che vi porta a un gruppo con i link di tutti i miei giochi meta scontati al 25%, l'altro invece è una chat dove potete venire a parlare con me e con il resto della marmaglia. Poi trovate dei link con codice sconto per l'acquisto di tanti accessori per tutti i visori VR, di Kiwi Design, VR Cover, Zyber VR, Aubica, AMVR, il Gunstock di ProTube VR e lenti graduate VR Rock per proteggere le lenti del visore da graffi e polvere, i vostri occhi dalla luce blu, e inoltre potete personalizzarle con la vostra graduazione per giocare in VR senza l'utilizzo di occhiali da vista. Inoltre usate anche il mio link Instant Gaming per acquisto di chiavi di gioco a prezzi scontatissimi. E che volete di più, ragazzi? Grazie per essere arrivati fino alla fine del viaggio e aver visto tutto il video. Vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Dal vostro Capitano Ben è tutto. Un saluto marmaglia. Ho ho!